Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Oggi vi parlo di uno strumento che viene spesso ignorato, ma che nei manuali ufficiali dei produttori più noti, uno per tutti Fender, viene raccomandato nero su bianco. Si tratta dello spessimetro a lamelle o Automotive Gauge. Personalmente l'ho sempre considerato indispensabile per chi vuole realizzare un setup serio e nel video vi faccio vedere cos'è, come funziona e soprattutto come usarlo nel modo giusto. Lo spessimetro nasce in ambito automotive, viene cioè usato per controllare giochi e tolleranze nei motori, proprio dove non sono permessi errori di misurazione. Si presenta come un insieme di lamelle in acciaio di diverso spessore e con il valore inciso sopra. In liuteria è diventato uno strumento perfetto per misurare la distanza tra corde, tasti e parti mobili del nostro strumento. A cosa ci serve? A tantissime cose. Per misurare la distanza tra corde e tasti in generale, ma più nello specifico per controllare il valore reale dell'action, per regolare l'intonazione preliminare arretrando le sellette in proporzione alla misura delle corde che insistono sopra di loro e, naturalmente, per verificare il relief del manico, cioè la sua curvatura. Il tutto confrontando i valori ricavati con le specifiche ufficiali Fender o di altri produttori. Vediamo adesso come si usa nel modo giusto. Prima regola: accoppiare il minor numero possibile di lamelle per ottenere la misura desiderata. Più lamelle significa infatti minore comodità di impiego e quindi di precisione. Seconda regola: la lamella va inserita delicatamente, deve scorrere con un leggerissimo attrito, non forzata al punto da sollevare la corda. Terza regola: non piegate mai una lamella perché una volta piegata non tornerà mai più alla forma originale e sarà da buttare. Infine, la cosa più importante, l'angolazione di inserimento che rispetto alle corde non conta, perché le corde hanno sezione circolare e la superficie di contatto non cambia, ma rispetto al tasto è invece fondamentale. La lamella deve essere parallela al tasto stesso, rispettandone la leggera curvatura, in maniera tale che non vengano aggiunti spazi che in realtà non ci sono. Questa è la maniera corretta di posizionarla. Quali sono gli errori più comuni, assolutamente da evitare, quando si procede con le misurazioni? Il classico: misurare senza prima accordare lo strumento. Se la corda non è in tensione corretta, la misura non avrà senso. Usare troppa forza fino a spingere la corda verso l'alto. Se lo spessimetro non passa, non si deve forzare, ma si dovrà utilizzare la misura immediatamente inferiore. Al contrario invece, se lo spessimetro lascia l'asco, utilizzeremo la lamella di 5 centesimi superiore, procedendo per gradi fino a trovare quella corretta. Altro errore, infine, sarà non rispettare il posizionamento della lamella, che andrà accompagnata in maniera tale che quella rilevata sia la distanza minore tra il tasto e la corda. Basterà infatti spostarsi di poco perché lo spazio tra i due elementi cambi, invalidando il risultato. Adesso un paio di consigli pratici. Lo spessimetro che decideremo di utilizzare dovrà possedere almeno 20 lame, con incrementi di 5 centesimi di millimetro tra una e l'altra, e spaziare da 5 centesimi a 1 millimetro. Attenzione a non confondere millimetri e pollici, restate sempre nello stesso sistema di misura. I valori impressi sulle lamelle in pollici e quelli in millimetri si somigliano, ma non vanno confusi. Tenete lo strumento sempre pulito così che le lamelle possano scorrere senza fatica. Molti mi chiedono: posso usare una carta di credito, una moneta, uno spessore improvvisato? La risposta è no. Una carta di credito, così come un oggetto simile, non sono calibrati, spesso hanno bordi consumati o spessori variabili. E non basta l'occhio. 1/10 di millimetro può sembrare niente, ma nel setup di una chitarra fa veramente la differenza. Bene,
Abbiamo visto insieme cos'è lo spessimetro, perché è utile e come usarlo correttamente. Sappiamo oltretutto che si tratta di uno strumento estremamente economico che, vi garantisco, farà la differenza tra un setup approssimativo ed uno davvero professionale. Come sempre, se il video vi è stato utile, lasciate un like, iscriversi ed attivare la campanella sarebbe un gesto davvero gentile. Grazie ed arrivederci al prossimo video. Ciao!